Lo sentite questo silenzio? Diciamo che non è pace, è un'altra cosa. È il silenzio assordante di chi in questo preciso istante è seduto al tavolo della cucina fissando un pezzo di plastica gialla o blu, dipende un po' dalle visioni. Stiamo parlando della carta ADI. Ebbene, davanti a voi non c'è un pasto caldo, ma una pila di fogli, tutti da pagare. Avvisi di pagamento, solleciti di pagamento, cartelline, buste verdi, l'affitto della casa che sta per scadere e peggio ancora cosa succede? Che quel maledetto saldo sulla carta ADI sembra che vi prende in giro. Come state? Spero bene. Come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina così non perderete nessuna prossima novità. E poi mi raccomando, ricordatevi la penna Sky, la penna ufficiale del canale. Trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione e se mi ricordo anche nei commenti. Quindi mi raccomando, la penna Sky blu ufficiale del mio canale. In questi ultimi 7 giorni ho letto tantissimi vostri commenti e quello che ho trovato praticamente mi ha lasciato perplesso, con i capelli dritti. Di che ne ho pochi, però quelli che ho dritti. C'è chi mi scrive che ha il frigo completamente vuoto, c'è chi dice che non ha i soldi nemmeno per comprare il latte. Attenzione, e neanche il pane, perché quello poi, figurati, quello poi che i prezzi che ha il peane. Non stiamo parlando di numeri, attenzione, stiamo parlando di persone reali, persone vere che mi scrivono nei commenti che sono praticamente rimaste allo sbaraglio, abbandonate a loro stessi. È un'angoscia generale che non fa per niente piacere ed è per questo che oggi non faremo un video tecnico, quello classico che siete abituati a vedere, ma un video di sopravvivenza. E allora partiamo così. Il muro della burocrazia. Il muro della burocrazia. La verità che nessuno vi dice è che questo sistema è stato disegnato per farvi sbagliare. L'abbiamo sempre saputo, non è che è una novità, non è che ho scoperto l'acqua calda. Vi dicono vi aiutiamo, vediamo qui, vediamo là, a destra, sembra che regalano i soldi e poi vi lasciano da soli davanti a un computer, un telefono, un'email che non si riesce ad aprire, ha tantissime password e poi una volta che avete fatto tutto, cosa succede? Vi dicono è stato sospeso. O peggio ancora, come è successo nei commenti che mi hanno scritto, vi caricano metà dell'importo senza nessuna spiegazione. Cioè, buonanotte sognatori, ti do la metà, tira a campare, tirati i... Mm. E quindi cosa succede? È normalissimo, molti di voi mi chiedono, Luigi, perché a me hanno dato solo 400 euro invece di 600? Commenti, eh? Oppure, come faccio a pagare le bollette se il tabaccaio mi rifiuta la carta? Questo problema qua è sempre esistito da quando si sono inventati sto cavolo di ADI. È sempre esistito, cioè vogliono che tu paghi le bollette, che fai il criceto nella ruota, però quando vai per pagarle non ti lasciano pagare. Che bella fregatura, che bella fregatura. Questa è l'angoscia che leggo nei vostri commenti ultimamente. Sapere di avere un diritto a un sussidio e poi trovarsi davanti a un muro di gomma. Vedere i prezzi della spesa che praticamente impazziscono tutti i giorni, la benzina che impazzisce tutti i giorni, però cosa succede? Il vostro sussidio resta fermo, non si muove.
non viene caricato o addirittura diminuisce. E ovviamente cosa succede? Che vi sentite prigionieri di regole che sembrano scritte, non è che sembrano scritte da chi non ha mai dovuto scegliere tra pagare la luce o comprare il pane per sfamarsi. La carta è quella che è, avete una carta tra le mani, però ogni centesimo speso è una rinuncia per qualcos'altro. E quindi cosa succede? L'emergenza affitto e utenze. L'emergenza affitto e utenze. Parliamo dell'affitto. Quello è l'incubo numero uno. Primo incubo, dopo quello del mangiare, ovviamente. Ho letto di persone che hanno ricevuto gli arretrati, hanno ricevuto gli arretrati del sussidio e non hanno potuto usarli per coprire i mesi in cui sono rimasti senza nulla, perché la banca o la posta impongono dei limiti assurdi. Ma non è che sono loro, è la legge che ha imposto questi limiti assurdi. E quindi come si può vivere in un sistema del genere? Come si può vivere così? Come si può dormire sonni tranquilli sapendo che il padrone di casa busserà alla porta e voi avete le mani praticamente legate da un regolamento burocratico? E le utenze? Oh, lasciamo stare il discorso delle utenze. In tantissimi mi segnalate che cercate di pagare le bollette e la transazione fallisce. Molti vanno dal tabaccaio, non si può da pagare al tabaccaio. Da trovare altri 100.000 sistemi, altri 100.000 trucchi per poter pagare queste benedette bollette. E cosa succede? Che vi sentite umiliati perché ovviamente quello non si può fare, quell'altro non si può fare, però ci sono le scadenze, pile di roba da pagare. Code, code di gente in fila per pagare le bollette. Ovviamente le persone dietro di voi che rimangono lì ad aspettare che sta carta passi, vi guardano come se fosse arrivati dalla luna, mentre poi voi in realtà state cercando solo di non finire al buio per non rischiare che vi tagliano le bollette. E effettivamente questo è tutto uno stress psicologico che nessuno dovrebbe sopportare. E mi chiedete spesso se potete prelevare di più per le emergenze. E purtroppo la risposta è un no secco, un limite blindato che non tiene conto del fatto che la vita non segue i calendari dell'INPS, ok? Se si rompe un tubo in casa, se serve un medicinale urgente, che ne so io, cosa dovete fare? Chiedere l'elemosina? Quindi in conclusione, dovete sapere che non siete da soli. Dovete innanzitutto capire quali sono i margini di manovra che vi restano usando la vostra carta per poter pagare le spese, ok? Importantissimo questo fatto. Dovete capire quali sono i limiti della carta per assicurarvi che la quota dell'affitto venga caricata correttamente e cosa fare quando il sistema non vi ricarica il credito a fine mese. Perché dovete sapere, cari iscritti del mio canale, l'unica arma che abbiamo contro questa angoscia è la conoscenza. Voi dovete sapere i limiti di utilizzo della carta per poter vivere un po' più tranquilli. Non possiamo permettere che la burocrazia ci tolga anche la speranza. Quindi restate connessi al canale, commentate qui sotto con la vostra situazione perché ogni vostra voce è un mattone per abbattere questo muro. E infine ricordate che non siete soli in questa situazione complicata, in questa burocrazia che non ha mai fine. E fortunatamente quasi tutto si riesce sempre ad aggiustare. Quindi qui sotto nei commenti, aspetto i vostri commenti e sicuramente ci sarà qualcuno che saprà aiutarvi.
Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, a voi costa pochissimo, non richiede nessun tipo di pagamento, dovete semplicemente cliccare iscriviti, attivare la campanellina e poi un po' alla volta cercheremo di aggiustare tutte le situazioni. Con questo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!